Tutto può succedere, ragazzacci. Quindi, io vi saluto e... Scusate, mi stanno chiamando un attimo. Pronto? Ciao ancora, Simone. Maria Grazia. Ho visto il video, te la sei cavata bene. I miei complimenti. Ho rimesso al suo posto tutto quello che avevo preso. Bene. Ehi, aspetta. Come hai fatto a vedere il video se ho appena finito di registrarlo? Ricordati, io ti tengo d'occhio. Per ora ci salutiamo, ma stai in campana. Tornerò. Forse sto impazzendo. Ah, finalmente! Ho superato i 600 iscritti. Incredibile. Finalmente posso festeggiare e portare quel rasoio che volevo portare da un sacco di tempo. Vai, vediamo. Allora. Controlliamo un po'. Dov'è? Dov'è? Ma dov'è? La custodia c'è, ma è vuota. Che sia stato di nuovo Maria Grazia. Maria Grazia non c'entra, ragazzo. E tu chi saresti? Noi siamo la massoneria della rasatura, un ordine antico costituito oltre 2000 anni fa. Noi deteniamo gli antichi segreti e le verità della pogonotomia. Siamo generazioni di barbieri e tonsori esperti. E non solo. Siamo nascosti, ma alla luce. Siamo ovunque, ma da nessuna parte. Noi? Ma sei da solo? E poi perché parli con l'eco? Ma soprattutto, perché mi state entrando tutti dentro casa? Tu fai troppe domande, ma hai mai cercato delle risposte? In questo momento stai cercando uno degli strumenti più importanti per imparare l'arte del radersi. Ce l'ho io. Prendilo, ma sappi che dentro questo rasoio è racchiuso uno dei più grandi segreti della rasatura. Unisciti a noi e lo scoprirai. Il grande segreto della rasatura. E vabbè. E allora, bentornati ragazzi, bentrovati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana, perché dall'ultimo video è passata solo una settimana. Ebbene ragazzi, dai, possiamo dirlo, sono tornato, eh? Allora, che cosa andremo a utilizzare oggi? Siccome recentemente stanno succedendo cose un pochino strane in casa mia, raga, non mi chiedetemi perché, probabilmente devo cambiare serratura in casa, non lo so. Comunque, che cosa andremo a utilizzare oggi? Andremo a utilizzare uno Chavette che vi avevo promesso proprio nel video scorso, nel caso in cui fossimo arrivati a 600 iscritti. E ci siamo arrivati ragazzi! Grazie mille, grazie veramente, io vi ringrazio con tutto il cuore, quindi continuate a iscrivervi, mi raccomando, se apprezzate quello che faccio e non siete ancora iscritti, fatelo, perché dalle analitiche si vede che qualcuno è iscritto, qualcun altro no, anzi una buona percentuale di utenti che guarda i miei video non è iscritta, quindi non vi costa niente e a me fa molto piacere e supporta il canale soprattutto, specialmente in questo periodo in cui sto tornando, quindi bisogna far capire, no, all'algoritmo di YouTube che dai, ingraniamo. Quindi ragazzi, oggi andiamo a utilizzare uno Chavette, il Magic, poi guardate che bello, rosso così, fighissimo. Questo l'ho comprato su Vanity Stock, ragazzi, costa 2 lire, costa 4 euro e qualcosa. Diciamo che come diciamo qualità costruttiva siamo lì effettivamente, è una cosina molto leggera, eppure è un rasoio molto interessante, molto divertente e con dei segreti, diciamo, con dei segreti, ma non esageriamo. Come sapone andiamo tranquillissimi, oggi ragazzi utilizziamo Pro Raso Verde anche perché fa caldo, quindi ci rinfreschiamo un pochettino e lo andremo a montare con il nostro bellissimo Omega Roma Colosseo che non si vedrà un pochettino. Quindi direi di cominciare immediatamente, aspettando che l'acqua si scaldi, ma anche no in realtà. Ci mettiamo giusto un veletto d'acqua. Io nel frattempo che il sapone si ammolla leggerissimamente, mi levo gli orecchini, senza fare casino come l'altra volta. Direi di andare veramente rapidi oggi. Vediamo che cosa riesco a combinare con sto Chavette, che ora ve ne parlo. Non è proprio immediatissimo, diciamo, ecco. Diamo una... Ah, mi ha scrocchiato la mano! Andiamo a sgrullare il nostro carissimo pennello e cominciamo a prelevare subitissimo il sapone dalla sua ciotola. Questo l'ho usato, la ProRaso l'ho già usata qualche video fa e
è un sapone che si fa apprezzare, che si fa volere bene, ragazzi. Cioè, come si fa a non volere bene alla Prolaso in generale, no? Verde, rossa, bianca, che sia, insomma, le profumazioni si adattano un pochettino a tutti i gusti. A me la verde piace. Non è la mia preferita, ma la apprezzo. Io voglio bene. Io voglio bene. Io se vuole bene, io voglio bene. Quindi, è meglio da ridere quando dico queste cose. E vuoi bene al sapone. Che vuol dire? Un po' un valore effettivo, no? Un po' un odore che riconosciamo tutti, che ci portiamo dietro anche eventualmente dall'infanzia. Il sapone è prelevato in abbondanza, quindi direi di andare a sciacquarci il viso. Allora, ragazzi, settimana strana. Rapine, gente che si presenta in casa mia, non mi telefona, cose strane, ragazzi, cose strane. Inutile stare ad approfondire, ma sono molto perplesso. Io ho cominciato ignorantemente proprio a montare il sapone così, senza dirvelo. Ma che ce frega? Andiamo. Oggi voglio parlarvi del rasoio, quindi voglio non sbrigarmi, perché vanno fatte con calma queste cose. Sono piacevoli, no? Maltrattiamo un po' sto pennellazzo, che mi fa maltrattare sempre, in realtà, con piacere. E vediamo che cosa ci dice sta Prolaso, come esce il montaggio. Come sapete, quando si utilizza un rasoio a mano libera, e non intendo quelli a lama fissa, intendo un qualunque rasoio a L, diciamo, o anche camisoli. La cosa più importante è garantire la massima scorrevolezza del sapone sul viso, perché se poco il sapone è secco e la lama si pianta, zac! Sweeney Todd ne sa qualcosa. Pennello, ragazzi, che voglio bene anche a lui, ragazzi. A questo set in particolare gli voglio bene. Per diversi motivi. Infatti sto valutando di portarmelo in vacanza, anche se in realtà non so neanche se ci andrò in vacanza quest'estate, cioè non lo so. 3 giorni a Ferragosto me li faccio sicuramente. Per il resto non ho organizzato niente, ragazzi. Beh. Mamma mia, ragazzi, 600 iscritti al canale, Mi sembra ieri che sono partito dal mio bagnetto in Spagna. Purtroppo da quando sono tornato qui si sono ridotte le possibilità di registrare, quindi cerco di sfruttare gli slot di tempo che ho quando casa è libera, che non sono tantissimi, quindi diciamo che sono stato anche troppo costante in questi mesi. Mi sono sorpreso da solo. Ah, ragazzi, direi che ci siamo quasi, Prorasina monta bestia. È un sapone con cui tutti abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita in una delle sue 3 profumazioni. Io personalmente le ho provate tutte e le apprezzo tutte, a parte la blu, di cui non riesco proprio a farmi piacere la profumazione. Vabbè, ragazzi, sono gusti, insomma, c'è chi la ama e io non amo. E io non la amo. Allora, ragazzi, direi che ci siamo con il montaggio, Poteva uscire meglio, ma poteva uscire peggio, quindi allora non mi volevo neanche dilungare troppo, insomma, per non fare il video troppo lungo. La particolarità di questo rasoio, ragazzi, oltre ad avere la lama piuttosto esposta, è anche il fatto che, vabbè, è delatta praticamente, quindi è molto leggero. No, è questo, in realtà è questo il punto, è molto leggero, quindi bisogna stare molto attenti a gestire la pressione sul viso. Ci ho messo una Wizamet perché ho bisogno di una lama che vada giù senza problemi, quindi direi di non perderci in chiacchiere e cominciamo subito? Dai, sì, cominciamo subito.
Senza paura, senza paura. Olè. Vado, eh. Questo è un rasoio che all'inizio mi ha dato non poche rogne, eh. Non poche rogne appunto perché è complesso da utilizzare, non è un universal che... L'universal è più bello ragazzi, l'universal è più immediato. Cioè se voglio uno sciavetto con cui andare sul sicuro prendo l'universal, non lui. Lui però è divertente da usare. Alcuni miei amici sciavettisti mi hanno proprio detto, guarda, impara a usare questo e difficilmente altri rasoi, sia sciavette che rasoi di sicurezza, ti faranno più paura. Diciamo che è un po' un corso accelerato di rasatura questo rasoio, ecco. Una volta imparato lui, ovviamente non parliamo in termini assolutistici perché comunque magari c'è l'eccezione, il caso, però nella maggior parte dei casi, una volta padroneggiato lui, si può padroneggiare un po' di tutto. Ma effettivamente, cioè io non è che voglio fare il coso, però da quando ho cominciato a utilizzare lui in maniera abbastanza assidua, perché comunque in video non ve l'ho portato ma in privato l'ho usato parecchio, sento la mano molto migliorata. Ops, stava a fare di nuovo, mi stava a fare male, La mano molto più alleggerita, molto più consapevole dei movimenti che fa. Quindi cioè banalmente sono migliorato anche appunto effettivamente con i rasoi di... Quindi dal canto mio posso dirvi sì, effettivamente il Magic, che è un rasoio italiano ragazzi, è prodotto in Italia, ma ve lo faccio vedere. Qui c'è scritto, chissà se riesco a farvelo vedere, Made in Italy. Attenzione, si vendono un sacco di copie di questo rasoio. L'originale ha scritto proprio Made in Italy. I cloni solitamente non ce l'hanno questa cosa. Quindi fare attenzione. Poi chiaramente se lo comprate su siti affidabili, insomma tipo Vanity Stock dove ho acquistato io, non dovreste avere problemi. Sono un fesso perché per fare questo movimento ho sentito un attimino la lama aggrapparsi, però credo di non essermi tagliato. No, cioè, fa la figuraccia. No, non esce sangue, a posto. Mi sono salvato. Va bene, dai, seconda passata. Comincio a sentire la frescura del mentolo, che non è eccessiva, ragazzi. Palmolive verde è molto più fredda di lui, di raso verde, secondo me. Andiamo di seconda passata, poi vediamo se fare pure qualche ritocchino, no? Non so. Allora, io quando uso lo sciavetto in generale, mi piace usare due mani per fare, diciamo, la prima passata, quella in pelo. Quindi, lato destro, mano destra, lato sinistro, mano sinistra. In contropelo, o almeno ultimamente, preferisco utilizzare la mano sinistra, che è la mia dominante, un po' per tutto il viso. Perché mi dà più sicurezza. Ogni tanto provo a utilizzare anche la destra, ma c'è ancora da lavorare, ecco. Grande prorasona, top. Forse non si vede, a me sto proprio a divertire. Olè.
Un altro goccettino d'acqua io ce lo metto. Perché? Perché sì. Ecco qua. Ole. Cioè, che gli vuoi dire? Nada. Dai, sono soddisfatto. Allora, seconda passata. Anzi, aspetta che pulisco i bordi. 1 e 2. Così abbiamo i bordi ben definiti e non mi scivola il dito. Andiamo. Scivola il rasoio, ma non il dito. Non capisco se non sto passando bene o se ho levato già tutto in prima passata. Ogni tanto, ragazzi, perdonatemi, ma sto tenendo la porta aperta per la porta e la finestra aperta per minimizzare, diciamo, l'eco del bagno. Purtroppo come contro vi dovete beccare le moto che passano, però anche gli uccellini, dai, gli uccellini sono carini. Poi io purtroppo abito dietro all'aeroporto, quindi potete ben capire che gli aeroplani veramente passano ogni 2x3 e anzi sono pure stato fortunato che fino ad oggi nei miei video forse non si è mai sentito un aereo passare, e meno male, perché sono molesti. Ecco qua. Però c'è l'ambulanza, mamma mia come l'ho chiamata, ragazzi. No, perché non li sentite mai rumori molesti nei miei video, no. Però l'ambulanza si è fatta sentire. Vabbè ragazzi. Ovviamente ragazzi, Proraso non è un sapone, perlomeno la versione verde, che lascia sulla pelle quella sensazione di oleoso o quel, diciamo, film grasso sulla pelle, no? La famosa protezione. Non è un tabù, se può dire. Quindi quello che vi consiglio è di, specialmente se state usando lo sciavetto, di rispalmarvi un po' di schiuma sul viso. Perché passare lo sciavetto a secco non è proprio una bella sensazione. No, decisamente no. Il lato positivo della pelle che resta asciutta però è che permette, con le mani asciutte, sempre una buona trazione, no? Della pelle quando devi fare movimenti, appunto, come quello che ho appena fatto. Tra l'altro ragazzi vi volevo dire, nella live che feci da solo qualche settimana fa dissi che ero uscito da tutti i gruppi Facebook di rasatura. Qualche giorno fa sono rientrato in alcuni gruppi, non in tutti, perché tanto molti neanche li seguivo, insomma, ho preferito essere minimalista, diciamo, anche sotto questo punto di vista. Scusate, sto un po' rifinendo il baffo e poi torno da voi.
Eccoci qua. Allora, vi dicevo, sono rientrato in qualche gruppo Facebook. Mi fa piacere perché comunque, cioè, mi faceva piacere. Io ci sono uscito semplicemente perché c'avevo da fare con lo studio e non mandava di distrarmi. Però mi fa piacere vedere i post della gente, insomma, è un ambiente carino. Sono rientrato nel gruppo di Jared, nel gruppo di Domenico, di cui, mannaggia a te Domenico, guarda, mi sono fatto pure un taglietto, questa è colpa tua Domenico, di cui sono pure diventato moderatore, perché sì, perché mi è stato chiesto, diciamo, e ho accettato, insomma Domenico è un amico e mi fa piacere contribuire alla crescita del gruppo. Quindi sono entrato pure nel gruppo di Goodfellas, quindi diciamo sto lì. Vi lascio pure il link del gruppo di Domenico in descrizione. Giusto un'ultima proprio passatina così a cavolo, ma giusto per dare una palpata una palpata e vedere se c'è qualcos'altro da levare. No. Come avete notato, in pelo mi sono imparato a usarlo un pochettino. In contropilu abbiamo ancora un po' da fare, anche se qui direi che non è BBS assoluto, profondissimo, però posso ritenermi soddisfatto, sì. Una bella sbarbata. Purtroppo mi sono concentrato troppo sul baffo e zac! Perché, come avevo detto, questo rosicchietto non è proprio semplicissimo. Diciamo che forse non è neanche il miglior chavette, però, ripeto, è uno strumento didattico molto interessante, quello sì. Per imparare è interessante, è divertente. Ma ragazzi, chiaramente se non vi interessa questo punto di vista, insomma, volete semplicemente stare tranquilli, io vi straconsiglio l'Universal, che è uno scialetto da paura. Imparate comunque benissimo anche con lui e niente. Costicchia un pochettino di più, una ventina di euro, ma diciamo che li vale tutti, veramente. Questo, il Magic, è uno di quei rasoi che trovate anche nei negozi di forniture per parrucchieri. Solitamente se andate lì li trovate, perché in realtà è spesso utilizzato anche per fare, no, le basette, no? Come che fanno i barbieri con la lama. Oggi asciugamano rosa, bello. Visto che l'altro giorno Francesco mi chiedeva se l'asciugamano giallo lo fanno pure da donna. Questo e questo, vabbè ragazzi, ma unisex, a me il rosa piace, è carino. Allora, risultato direi, dai, soddisfacente, irritazioni non me ne sono fatte. Purtroppo sti 2-3 puntini sul baffo, ma per il resto posso ritenermi soddisfatto. Andiamo a sciacquarci con un pochettino di acquavelva, che è caldo. Perché è caldo sto? È caldo. Vabbè, potevo metterlo in freezer già che c'era. Tanto l'alcol non ghiaccia, perlomeno alle temperature da freezer. Ecco qua. Allora, mi aspettavo peggio come bruciore, Mi aspettavo peggio. No. Qui su questo lato, niente. Qui giusto un pochettino, che effettivamente c'è un minimo di... ma questa è proprio la mia zona tremenda, quindi vabbè, va bene così. Baffettino, Io mi metto, guarda, proprio per gradire un altro goccettino, perché mi piace sta roba, ma nonostante... Non lo so, è una profumazione semplice. Come dissi già l'altra volta, sa un po' di collutorio, anzi con una T, scusate. Però è piacevole, è freschissimo, Quindi d'estate me lo godo con molto molto piacere. Ho detto bene, sì, molto piacere. E ragazzi, mi sono scordato come si parla. Devo un po' reimpararmi a fare i video. Qui nel frattempo continua a uscire sto puntino di sangue che, porca miseria, mi sono veramente sfragnato. Vabbè. Oh, è
E mica possono uscire tutte perfette al 100% le rasature, eh? Si va tranquilli. E poi, tanto l'errore si fa. Amen, ragazzi. Cioè, il bello è anche questo, no? Migliorarsi piano piano. Mi sono fatto... Cioè, sarà che oggi sto... in video, raga, mi agito. Cioè, non c'è niente da fare. Ma sti cavoli. Allora, ragazzi, è stato un piacere. Io vi ringrazio nuovamente per i 600 iscritti. Continuate a iscrivervi, mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto, anche se mi sono fatto 2 puntini di sangue. Vabbè, io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! D'accordo, mi unirò a voi.